C'è una tempesta dentro di te, un turbine di emozioni che aspetta di esplodere. E la vita ti spinge continuamente al limite, cercando di farti reagire impulsivamente, di farti perdere il controllo. Ma ascolta questa verità. Il tuo vero potere risiede nei momenti in cui scegli di non reagire. L'hai sentito, vero? Quel fulmine di rabbia, frustrazione e confusione quando qualcuno ti provoca, quando le cose non vanno come vorresti, quando la vita sembra colpirti da ogni direzione. È facile lasciarsi travolgere, è naturale, ma la vera domanda è: cosa succede quando non reagisci? Quando scegli di rimanere calmo nella tempesta, qualcosa di straordinario. Scopri una forza dentro di te che è sempre stata lì, in attesa. Scopri il controllo, scopri la tua vera essenza. Non sono qui per dirti che è facile. Questo viaggio è tutt'altro che semplice, ma sono qui per dirti che è possibile. Oggi ti darò 7 abitudini per aiutarti a riprendere il controllo delle tue emozioni, per smettere di reagire e iniziare a vivere quella vita di pace e potere che hai sempre cercato. Prendi fiato prima di parlare. Il silenzio è il primo gradino verso la saggezza. Seneca. C'è qualcosa di profondamente potente nel silenzio. Non è debolezza, non è resa, è potere sotto controllo. Molti di noi sono cresciuti in ambienti dove la voce più forte veniva ascoltata, dove il primo a reagire sembrava il più forte. Ma voglio dirti oggi che quella non è forza. La vera forza è quando senti quel fuoco che bolle nel petto, quando le emozioni ti implorano di esplodere, ma tu prendi un respiro profondo e non lo fai. Quello è vero potere, quella è la padronanza di sé. Quando qualcuno dice qualcosa di offensivo, provocatorio, irrispettoso, lo senti. Il cuore accelera, la mascella si irrigidisce, i pugni si stringono, l'istinto ti dice: rispondi, difenditi, vendicati. Ma lascia che ti chieda: qual è il prezzo della reazione? Pace, dignità, opportunità, relazioni. Un attimo di reazione può distruggere anni di carattere. Ecco perché la pausa è tutto. È la differenza tra pace e rimpianto, tra saggezza e stoltezza. La pausa non è solo tacere, è darti lo spazio per scegliere la migliore versione di te stesso prima che il momento la scelga per te. Quando fai una pausa, dai alla tua mente la possibilità di raggiungere le tue emozioni. Dai alla tua anima la possibilità di elevarsi al di sopra dei tuoi sentimenti e di agire con saggezza invece che con rabbia. Pensaci, quante volte hai detto qualcosa in un momento di rabbia solo per desiderare di poterlo ritirare? Quel senso di colpa che si insinua più tardi, quando la polvere si posa e ti rendi conto che le tue parole hanno ferito più di quanto dovessero. Quel rimorso può persistere, a volte per anni, ma se avessi preso solo 5 secondi, 5 respiri lenti per calmare il tuo spirito, le cose sarebbero potute andare diversamente. Avresti potuto scegliere il silenzio, avresti potuto scegliere parole migliori, avresti potuto scegliere la compassione invece del conflitto. La pausa non è debolezza, è lo spazio dove vive la chiarezza, è dove sentiamo il sussurro della ragione sopra il ruggito della rabbia. È il momento che ci salva dal trasformare un piccolo disaccordo in una relazione spezzata. Ricorda che l'intelligenza emotiva non è solo essere gentili, è sapere quando parlare, quando ascoltare e quando allontanarsi. E non puoi accedere a questa saggezza se non ti concedi la pausa. Quella pausa è come una porta e ogni volta che la attraversi ti stai allontanando dalla reazione e avvicinando alla responsabilità. Alcuni dicono: ma se non rispondo subito sembrerò debole. No, non sei debole. Stai semplicemente scegliendo di non alimentare il caos. Stai scegliendo di non dare la tua energia a qualcosa che potrebbe non avere importanza domani. Non c'è nulla di debole in questo. In realtà, la maggior parte delle persone non ha la disciplina per farlo. Lasciano che le loro emozioni impazziscano e poi si chiedono perché la vita sembra fuori controllo. Ma la persona che sa fermarsi possiede le proprie emozioni invece di esserne posseduta. La pausa ha tanto potere perché cambia la direzione della tua vita. Ogni reazione è un seme. Ogni parola che pronunci con emozione
Pianta qualcosa nella mente di qualcuno e nel tuo stesso futuro. Sarà un seme di pace o un seme di dolore. Quando fai una pausa, scegli il tipo di giardino che vuoi coltivare. Scegli con saggezza le tue battaglie. La vita è come un gioco a scacchi. Non puoi cambiare le pedine, ma puoi scegliere le tue mosse. Epitteto. Ogni giorno affrontiamo momenti che mettono alla prova la nostra pazienza, il nostro orgoglio e le nostre emozioni. Le persone ci provocano, le circostanze ci spingono e le situazioni si sviluppano in modi che sembrano esigere una risposta. Ma ecco la verità: non ogni battaglia merita di essere combattuta. Alcune battaglie sono distrazioni, non destino. Alcuni argomenti servono solo a prosciugare la tua energia e trascinarti nel caos che non ha nulla a che fare con la tua crescita. Quando scegli di combattere per ogni piccola cosa, diventi schiavo di tutto ciò che ti circonda. Ma quando fai un passo indietro e valuti se ne vale la pena, se conterà tra 5 giorni, 5 mesi o 5 anni, inizi a muoverti con saggezza, non con impulso. Inizi a elevarti al di sopra del rumore futile e a entrare in uno stato di pace e potere. Non hai bisogno di dimostrare il tuo valore in ogni disaccordo. Il tuo valore non è determinato da quanto forte discuti o quante volte vinci. È determinato da quanto sicuramente ti allontani dalle cose che sono al di sotto del livello della persona che stai diventando. Scegliere saggiamente le tue battaglie significa riconoscere che non ogni scontro è un'opportunità per dimostrare la tua forza. Alcuni sono trappole e la mossa più saggia è allontanarsi. La maturità emotiva non consiste nell'essere passivi, ma nell'essere selettivi. C'è un'enorme differenza tra essere deboli ed essere saggi. I deboli reagiscono a tutto, i saggi scelgono quando e come rispondere. Non sei obbligato a presentarti a ogni conflitto a cui qualcuno ti invita. In effetti, allontanarsi dalle sciocchezze è una delle più grandi forme di potere che svilupperai. Quando qualcuno ti manca di rispetto, quando qualcuno cerca di trascinarti nel dramma, hai sempre una scelta. Puoi farti trascinare nel caos o puoi elevarti e dire: questo non merita la mia energia. Non è evitamento, è leadership, è controllo, è sapere chi sei e dove stai andando. Perché, siamo onesti, quando sei concentrato sulla tua crescita, sui tuoi obiettivi e sulla tua pace, non hai tempo da perdere a difenderti con persone che sono determinate a fraintenderti. Non ogni opinione merita una risposta. Non ogni insulto merita la tua attenzione. Conserva la tua energia per le battaglie che contano. Battaglie per il tuo scopo, i tuoi valori, il tuo futuro. La verità è che non avrai mai pace se combatti ogni volta che ti offendi. Sarai in uno stato costante di guerra contro le persone, contro le tue emozioni, contro la tua calma interiore. E indovina? Quel caos non viene da fuori, viene da dentro. Quando impari a filtrare le tue reazioni, inizi a creare spazio per la chiarezza, inizi a fare domande migliori. Ne vale la pena? È il mio compito o solo una distrazione? Sto combattendo perché questo conta davvero o perché il mio ego è stato ferito? Quest'ultima è difficile, vero? A volte ci lanciamo nelle battaglie non perché la situazione lo richieda, ma perché il nostro orgoglio lo richiede. Ma l'orgoglio è costoso, ti costerà tempo, relazioni e pace mentale. Cambia la tua prospettiva. Non sono gli eventi che ci turbano, ma il nostro giudizio su di essi. Epitteto. A volte non è ciò che succede intorno a te che ti ferisce, ma come lo vedi. La vita getta dolore, delusione e avversità su tutti noi, ma il tuo potere non sta nel cambiare la situazione. Sta nel modo in cui rispondi ad essa. La tua prospettiva è la lente che colora tutto ciò che attraversi. Se la tua lente è offuscata da negatività, rabbia o autocommiserazione, allora ogni sfida sembrerà una montagna. Ma se impari a cambiare la tua prospettiva, improvvisamente ciò che sembrava la fine diventa un inizio. Ciò che sentivi come un rifiuto diventa un reindirizzamento. Ciò che sembrava un fallimento diventa una lezione. Non si tratta solo di pensiero positivo, si tratta di pensiero potente. Si tratta di allenare la tua mente a vedere il significato dietro la follia, a trovare la luce anche quando sei circondato da ombre.
perché la vita non sarà sempre giusta, ma la tua prospettiva può renderla significativa. E quando prendi il controllo di come vedi le cose, prendi il controllo di come ti senti, di come agisci e di come cresci. Smetti di essere una vittima delle tue circostanze e inizi a diventare un creatore del tuo futuro. Troppe persone sono intrappolate in una mentalità che le fa credere di essere bloccate, difettose o sfortunate, ma la verità è che il loro problema non è la loro vita, è il modo in cui interpretano la loro vita. Se continui a dirti che la vita è sempre contro di te, allora il tuo cervello cercherà prove per confermarlo. Se continui a concentrarti su ciò che manca, non apprezzerai mai ciò che è presente. Ma quando cambi la tua prospettiva, riprendi il potere. Inizi a fare domande migliori. Cosa può insegnarmi questo? Come posso crescere da questo? E se questo stesse accadendo per me, non a me? Quel tipo di pensiero sblocca una forza che non sapevi di avere. Ti dà il coraggio di andare avanti anche quando fa male, perché non stai più solo reagendo alla vita, stai rispondendo con uno scopo. Non sei più intrappolato nella prigione dei tuoi pensieri. Stai scalando verso una realtà migliore. La tua vita cambia nel momento in cui cambia il tuo pensiero e nessuno può farlo per te. Inizia con la decisione di vedere diversamente. Il dolore ti visiterà nella vita. Questa è una garanzia, ma la sofferenza, quella è opzionale. La sofferenza accade quando ti aggrappi al dolore e lo rivivi più e più volte attraverso la prospettiva sbagliata. Ti racconti storie che rendono la ferita più profonda. Non sono abbastanza bravo. Questo succede sempre a me. Non mi riprenderò mai. Ma se puoi cambiare la storia, puoi cambiare l'esperienza. Se puoi spostare la tua lente da "questo mi ha distrutto" a "questo mi ha costruito", scoprirai un potere che la maggior parte delle persone non raggiunge mai. Ecco cosa fa la prospettiva. Trasforma il dolore in scopo, trasforma gli ostacoli in opportunità, ti dà la capacità di sorridere anche quando le cose non vanno come vorresti, perché hai allenato la tua mente a credere che anche i fallimenti sono preparativi per qualcosa di più grande. Lascia andare ciò che non puoi controllare. Alcune cose dipendono da noi, altre no. Sta a noi accettare ciò che non possiamo cambiare e concentrarci su ciò che possiamo controllare. Marco Aurelio. C'è un tipo di pace che arriva solo quando finalmente smetti di cercare di controllare tutto. È il momento in cui espiri, non perché la tempesta è passata, ma perché ti rendi conto che non eri mai destinato a tenere tutto insieme da solo. Questa è il tipo di libertà emotiva che cambia la tua vita. Una delle abitudini più potenti che puoi sviluppare è imparare a lasciare andare ciò che non puoi controllare. Cercare di gestire tutto, ogni opinione, ogni risultato, ogni risposta delle persone è estenuante, spezza il tuo spirito e annebbia la tua mente. Diventi schiavo dell'ansia, della paura, della frustrazione. Ma quando rilasci le cose che non sei mai stato destinato a portare, fai spazio perché la pace entri. Fai spazio per la forza, per la concentrazione, per la chiarezza. Lasciare andare non significa arrendersi, significa capire che la tua energia è troppo preziosa per essere sprecata in cose che non puoi cambiare. Significa spostare la tua attenzione dalla resistenza alla resilienza, dal controllo al coraggio. È qui che inizia la padronanza emotiva. Non stringendo più forte, ma liberandoti di ciò che non ti appartiene. Tu non controlli il tempo, non controlli i cuori delle persone, non controlli se qualcuno resta o se ne va, non controlli come gli altri ti trattano, quali porte si aprono o si chiudono, o come gira il mondo. Eppure molti di noi vivono come se lo facessimo. Ci stressiamo cercando di forzare le situazioni per farle andare come vogliamo, cercando di aggiustare persone che non vogliono cambiare, cercando di riscrivere il copione della vita in tempo reale. Ma questo non è il tuo compito. Il tuo compito è vivere con integrità, dare il meglio e poi lasciare che il resto si svolga. Ci vuole coraggio, ci vuole fiducia, perché lasciare andare sembra spaventoso all'inizio, sembra debolezza, ma in realtà è una delle cose più forti che farai mai. Perché stai scegliendo la fiducia invece del controllo. Stai scegliendo la pace interiore invece della perfezione esteriore.
Stai scegliendo di respirare attraverso l'incertezza invece di spezzarti sotto di essa. E quella scelta, ripetuta quotidianamente, diventa un'abitudine che trasforma il tuo stato emotivo dal caos alla calma. Respira profondamente. La mente è uno strumento straordinario, ma se non la calmiamo, ci spingerà all'esaurimento. Comincia con il respiro. Epitteto. Saresti sorpreso di quante tempeste della vita possano essere calmate con un semplice atto: respirare. Non solo i respiri automatici e superficiali che facciamo durante il giorno, ma respiri profondi, intenzionali, che ci radicano e ci riportano al momento presente. Nel mezzo del caos emotivo, dimentichiamo che la pace è vicina quanto i nostri polmoni. Corriamo verso le distrazioni, reagiamo con frustrazione, affoghiamo nei pensieri, ma raramente ci fermiamo, mettiamo una mano sul cuore e semplicemente respiriamo. La respirazione profonda non è solo un'abitudine fisica, è un reset spirituale. Dice al tuo sistema nervoso che sei al sicuro, ricorda al tuo cuore che sei ancora qui, sussurra alla tua mente che non sei perso, sei solo sopraffatto, e in quel momento di rallentamento inizi a riconquistare potere, perché il respiro porta chiarezza, interrompe il panico, ammorbidisce la rabbia, apre una porta al controllo emotivo che è sempre stata dentro di te, in attesa che tu la attraversassi. Quando la vita sfugge al controllo, respirare ti riporta al centro. Ecco perché questa abitudine non è solo utile, è trasformativa. Ti insegna a rispondere dalla pace invece di reagire dal dolore. Ci è stato insegnato di andare avanti con forza, di continuare a macinare, di ignorare i segnali che i nostri corpi ci inviano. Ma il respiro, il vero respiro, è il ponte tra il tuo corpo e la tua mente. È un pilastro che stabilizza la tua anima quando il mondo sembra crollare intorno a te. Quando senti la rabbia salire come un'onda di marea, fermati e respira. Quando l'ansia si insinua e il tuo petto si stringe, fermati e respira. Quando qualcuno ti manca di rispetto, quando i piani falliscono, quando la paura offusca il tuo pensiero, prima di parlare, prima di agire, prima di cadere, respira. Quel momento di calma non è debolezza, è saggezza, è intelligenza emotiva in azione, perché in quella pausa ti dai lo spazio per scegliere. Non stai solo reagendo, ti stai riportando alla calma, alla chiarezza, alla versione di te che sa come rispondere con forza e grazia. Perdona, per la tua serenità. La migliore vendetta è non essere come il tuo nemico. Marco Aurelio. Il perdono è una delle cose più difficili che farai mai. Lasciare andare il dolore che qualcuno ti ha causato, il tradimento che ti ha trafitto, le parole che ti hanno ferito non è facile, ma è necessario, perché il perdono non riguarda loro. Non si tratta di scusare ciò che è accaduto, non si tratta di fingere che il dolore non abbia importato. Il perdono riguarda il liberare te stesso. Quando ti aggrappi all'amarezza, ti incateni al passato, rivivi momenti che non possono essere disfatti, porti un veleno emotivo nel tuo cuore sperando che in qualche modo colpisca chi ti ha ferito. Ma la verità è che potrebbero non scusarsi mai, potrebbero non capire mai cosa hanno fatto, potrebbero non sentire mai il dolore che hanno causato. Quindi perdoni non perché meritano pace, ma perché la meriti tu, meriti il riposo, meriti la guarigione, meriti di andare avanti senza fardelli. Il perdono non è un dono per loro, è un dono per la tua anima. È così che rivendichi il tuo potere, perché ogni volta che lasci che il dolore ti definisca, loro hanno ancora il controllo. Ma quando perdoni, riprendi il tuo potere, e niente è più potente della pace. Pensa alle volte in cui ti sei aggrappato alla rabbia, come sedeva nel tuo petto come fuoco, bruciando attraverso la tua gioia, la tua pazienza, la tua concentrazione. Come ogni volta che vedevi il loro nome o sentivi la loro voce nella tua memoria, il tuo stomaco si girava, il tuo pugno si stringeva e il tuo cuore doleva di nuovo. Questa non è vita, è sopravvivenza con una ferita a cui non è mai permesso di guarire. Ed ecco la verità, non guarisci tenendo, guarisci rilasciando. Il perdono non significa che dimentichi, non significa che li lasci rientrare,
non significa nemmeno che la relazione è riparata. Il perdono riguarda te, che decidi che la tua pace conta più del tuo dolore. Si tratta di scegliere di non lasciare più che ciò che hanno fatto definisca chi sei. Si tratta di liberarti dal peso emotivo che ti ha trascinato attraverso la vita. Meriti di meglio, meriti di vivere con un cuore che batte di speranza, non di odio. Meriti di lasciare andare ciò che è accaduto, non perché andasse bene, ma perché non lascerai che ti spezzi mai più. Proteggi la tua pace interiore. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Marco Aurelio. La vita, in tutta la sua complessità, presenterà sempre sfide, persone difficili, circostanze incerte, lotte interiori. Ma tu non sei impotente. Tu hai le chiavi della tua pace, ogni singolo giorno. Hai l'opportunità di riprendere il controllo su come rispondi al mondo che ti circonda. Non si tratta di perfezione. Si tratta di intenzione. Si tratta della silenziosa decisione quotidiana di dare priorità al tuo benessere emotivo e alla tua salute spirituale. E questo inizia con le scelte che fai, le abitudini che abbracci. Scegliere saggiamente le tue battaglie significa che non permetti più a ogni disaccordo o mancanza di rispetto di disturbare la tua armonia interiore. Cambiare la tua prospettiva ti permette di vedere gli ostacoli non come punizioni, ma come piattaforme per la crescita. Praticare la gratitudine quotidiana mantiene il tuo cuore radicato in ciò che è buono, anche quando le cose sembrano difficili. Lasciare andare ciò che non puoi controllare ti aiuta a liberarti dall'illusione del controllo e a concentrarti su ciò che puoi effettivamente cambiare. La tua mentalità, le tue azioni, la tua fiducia. La respirazione profonda, sebbene semplice, può essere uno strumento potente per calmare le tempeste interiori e radicarti nel momento presente. Il perdono, sebbene difficile, è il tuo percorso verso la libertà interiore, non per loro, ma per te. Ciascuna di queste abitudini è un seme e quando le pianti costantemente crescono in pace, resilienza e chiarezza emotiva. Non devi fare tutto in una volta. Non devi avere tutto chiaro. Le trasformazioni più significative iniziano con piccoli passi costanti. Forse oggi ti fermi prima di reagire. Forse domani scrivi 3 cose per cui sei grato. Forse questa settimana liberi una persona dalla prigione del tuo risentimento. E facendo queste cose non stai solo formando abitudini, stai costruendo una nuova vita. Una radicata nella forza calma, non nell'emozione caotica. Una fondata nella pace, non nel panico. Una diretta dalla fiducia, non dalla paura. Perché la verità è che la cosa più potente che puoi mai padroneggiare è te stesso. E queste abitudini sono gli strumenti per fare esattamente questo. Quindi, ovunque tu sia nel tuo viaggio, ricorda questo. La pace non si trova in una vita perfetta, si trova in una mente disciplinata. È creata attraverso le scelte che fai, un giorno alla volta. Sei capace di guarire, sei degno di pace e ogni passo che fai verso la chiarezza emotiva è un passo verso una versione migliore, più libera e più potente di te. Non lasciare che il passato ti tenga in ostaggio, non lasciare che altre persone dettino il tuo umore, il tuo valore o il tuo futuro. Riprendi la tua energia, scegli la pace, vivi intenzionalmente e non importa quanto tempo ci vorrà, continua a vivere per te stesso. Perché meriti quel tipo di impegno, quel tipo di amore e quel tipo di trasformazione, che tu possa andare avanti con chiarezza, con forza e soprattutto con pace. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.